Ci sono tante storie senza un finale, storie che più si cercano risposte a riguardo e più fanno sorgere domande. Io ne ho raccolte 5. Ecco alcuni dei misteri risolti più assurdi per cui quando ci penso non dormo la notte. Per chiunque conoscesse l'incidente del passo Dyatlov, avvenuto nell'Unione Sovietica, quello dei 5 di Yuba County viene spesso visto come la controparte statunitense dell'evento. Il motivo è l'alone di mistero e l'apparente incomprensibile natura degli eventi che hanno coinvolto queste persone. È il 5 febbraio 1978 e 5 amici, Gary Mathias, Jackie Hewitt Jr., Theodore Wire, Jack Madruga e William Sterling si preparano per una gita fuori casa. I 5 sono amanti del basket e per quel giorno hanno in programma di andare a vedere una partita delle Special Olympics tra la UC Davis e la squadra della Chico State. I 5 sono affetti da condizioni psichiatriche particolari o deficit cognitivi. 2 di loro, però, hanno la patente e si sono preparati per il piccolo viaggio. Jack Madruga si mette al volante della sua Mercury Montego. Il gruppo percorre circa 80 km fino al campus della Chico State, che gioca in casa. La UC Davis vince il confronto, per la gioia dei tifosi e dei 5 ragazzi venuti appositamente per supportare la loro squadra. I 5 si preparano quindi al rientro e fanno rifornimento di bibite e snack per il viaggio. Questa è l'ultima volta in cui vengono visti in vita. Della Mercury Montego e del suo equipaggio si perdono le tracce. Il gruppo viene presto dato per disperso. L'auto di Madruga viene ritrovata in una foresta di un parco nazionale, presso la contea di Yuba. Il parco è ricoperto di neve, che rende le prime ricerche molto difficili. Le varie spedizioni devono quindi battere in ritirata senza aver trovato nulla. Tutto però cambia nel giugno del 1978. I corpi di 4 dei 5 uomini dispersi vengono ritrovati a decine di chilometri dal veicolo. 3 di questi sono in pessime condizioni, sono stati esposti agli agenti atmosferici e sono stati vittime dell'azione di animali selvatici. Uno dei 5, però, viene ritrovato all'interno di un rifugio del parco nazionale. È Ted Wire, e dall'analisi dei resti sembra aver vissuto per circa 3 mesi oltre il momento della propria scomparsa. L'uomo si è spento per inedia, nonostante il rifugio fosse dotato di provviste sufficienti a tenere in vita il gruppo intero per mesi. Tra i resti trovati, l'unico a mancare all'appello è Gary Mathias. Diverse teorie hanno provato negli anni a trovare una spiegazione a questa tragedia. L'apparente mancanza di razionalità delle ultime decisioni prese dal gruppo potrebbe essere una conseguenza del forte stress e delle condizioni di salute mentale dei 5. Questo però non spiega perché Wire non abbia mangiato le scorte del rifugio, né cosa sia successo a Gary Mathias. Questo ha portato alcuni a scavare nel passato di quest'ultimo. È presto emerso che Mathias aveva ricevuto la diagnosi di schizofrenia mentre era nell'esercito statunitense. La diagnosi ne aveva comportato il congedo mentre era in servizio nella Germania Ovest. Una volta tornato a casa dei genitori, aveva avuto qualche scontro con la legge, ma il ricovero presso un istituto per veterani sembrava aver trovato una soluzione alla sua condizione. Quello che alcuni si chiedono è quindi se il forte stress di quella notte potrebbe aver spinto Mathias oltre il limite e a vivere un episodio psicotico. Mathias, in preda a un attacco di paranoia, avrebbe potuto convincere il gruppo a prendere una strada diversa durante il ritorno a casa e a finire in una foresta a chilometri dal centro abitato più vicino, per poi scomparire nella neve. È il 1997 e i tabloid britannici e di mezza Europa hanno un'ossessione. È Diana, la principessa del Galles. Nata Diana Frances Spencer, la giovane donna aveva passato la prima parte dell'età adulta facendo lavori poco retribuiti, conducendo una vita quasi normale. Nel 1977, però, aveva conosciuto Charles, il primogenito della regina Elisabetta II, in un incontro destinato a cambiare molte cose nella sua vita, anche alcune non evidenti in un primo momento. All'epoca
Charles stava corteggiando Sarah, la sorella maggiore di Diana. L'erede al trono, però, aveva poi virato le sue attenzioni verso la sedicenne Diana. All'epoca, Charles aveva 29 anni. Questo aveva portato a un corteggiamento ufficiale composto da sporadici appuntamenti molto formali, culminati con una proposta di matrimonio nel 1981. Diana e Charles si erano sposati il 29 luglio dello stesso anno. Il matrimonio aveva portato 2 figli, William e Harry, attuali eredi al trono britannico. All'apparenza, dei giornali e dei curiosi, l'unione era felice, ma presto era venuta fuori una verità un po' più complessa. Arrivati al 1993, il matrimonio sembrava ormai irrecuperabile. Charles aveva una presunta relazione extraconiugale con una vecchia conoscenza, Camilla Parker Bowles, mentre Diana aveva cercato conforto in James Hewitt. Questo aveva portato una separazione e al conseguente divorzio nel 1996. In questo momento, Diana rilascia un'intervista a riguardo, in cui rivela problemi di salute, lo stato precario della propria unione con Charles e rivela dubbi sull'idoneità dell'ex consorte a indossare la corona inglese. Traspaiono anche indiscrezioni e lettere che la principessa avrebbe inviato al fratello rivelano i suoi timori. Diana teme che Charles stia organizzando qualcosa per toglierla di mezzo e rendere possibile una sua unione con l'amante, evento che però non si verifica. Dopo il divorzio, Diana conduce una vita al centro dei riflettori, che la porta spesso sulle copertine dei giornali scandalistici. La donna inizia diverse relazioni sentimentali, l'ultima delle quali con Dodi Al-Fayed, figlio dell'imprenditore egiziano Mohammed Al-Fayed. I due viaggiano per l'Europa e il 30 agosto 1997 arrivano a Parigi. A 00:23 la coppia si trova in auto, inseguita dal solito corteo di paparazzi. La vettura sta transitando nel sottopasso del ponte dell'Alma quando l'autista Henry Paul urta una Fiat bianca e perde il controllo del veicolo. L'incidente causa il decesso di tutti i passeggeri dell'auto. Successive indagini rivelano che Paul, autista e capo della sicurezza di Diana, al momento dell'incidente era intossicato. Alcol e psicofarmaci sarebbero la causa del deterioramento dei suoi riflessi alla guida. L'uomo viene quindi ritenuto il solo responsabile dell'incidente, ma presto iniziano a correre voci sulla stranezza dell'evento. I timori di Diana per la propria incolumità iniziano a sembrare qualcosa di diverso da paranoia. Che la sua nuova vita non fosse ben vista dalla corona non era un segreto. La mancanza di riservatezza di Diana era fonte di imbarazzo. Ma se davvero ci fosse sotto qualcosa di losco, se davvero l'ennesima teoria del complotto avesse un granello di fondamento nella realtà, il possibile movente sarebbe però un altro. Alcune indiscrezioni rivelano l'apprensione della famiglia reale verso il nuovo partner della principessa, Dodi. Alcune voci di corridoio parlano di una presunta gravidanza che, se fosse stata reale, avrebbe potuto portare alla nascita di un contendente al trono scomodo. Le forze dell'ordine però scacciano ogni dubbio in un'indagine che rivela in modo concreto le cause dell'incidente. La fine della principessa del Galles è sopravvenuta per una sfortunata serie di eventi, aggravati dalla pressione mediatica e nulla più. Inoltre, al momento dell'incidente, la principessa non era in dolce attesa. Nonostante le inchieste e gli anni passati, però, l'ombra del tragico incidente continua a stendersi sui membri della famiglia reale. Cos'è successo veramente quella notte? Betty Lou Jensen e David Arthur Faraday sono 2 studenti delle superiori di Vallejo, nell'area della Baia di San Francisco. La sera del 20 dicembre 1968 visitano alcuni amici e verso le 21 si dirigono in un posto appartato per un momento di intimità. Intorno alle 23 un'auto parcheggia di fianco al sedile passeggero di quella di Faraday. Un individuo scende dal veicolo e apre il fuoco mentre si dirige verso il sedile del conducente. I ragazzi sono illesi e si affrettano verso la portiera dal lato del passeggero per darsi alla fuga. Riescono ad uscire, ma l'assalitore finisce Faraday con un colpo calibro 22 alla testa. Betty Lou Jensen comincia a correre, ma viene raggiunta da 5 di 6 colpi esplosi dall'aggressore. Alle 23:10 un autista di passaggio nota i 2 corpi a terra e chiama i soccorsi.
Jensen è già deceduta, mentre Faraday spira poco dopo in ospedale. Questo è l'evento che dà inizio alla caccia a un individuo colpevole di almeno 7 delitti, quasi tutti a danno di giovani coppie nell'area della baia di San Francisco. Lettere anonime iniziano ad arrivare ai giornali, assieme a crittogrammi mai decifrati, tutti con la stessa firma, Zodiac, associata a un simbolo che rimane impresso in modo indelebile nella memoria di chi ha vissuto quel periodo. Si tratta di uno dei casi irrisolti più studiati dai criminologi e dai detective da poltrona. Chi era Zodiac? Perché aggrediva principalmente coppie? E perché la sua violenza verso le vittime maschili era sempre minore rispetto a quella verso le vittime femminili? Le decine di teorie puntano ai sospetti più svariati, da Arthur Lee Allen fino anche al mostro di Firenze, in un caso irrisolto che a distanza di decenni continua ad attirare la curiosità e la sete di giustizia di chiunque si imbatta in questa storia. Torniamo indietro nel tempo. È il 1885 e l'impero russo è all'apice della sua influenza. Il potere di San Pietroburgo si estende su un settimo della superficie del pianeta e questo trova eco nello sfarzo della corte imperiale. Lo zar Alessandro III di Romanov vuole fare un regalo memorabile alla consorte, così commissiona a Peter Karl Fabergé la creazione di un gioiello in occasione della Pasqua ortodossa. Figlio del fondatore dell'omonima dinastia di gioiellieri della capitale russa, Fabergé si mette all'opera e crea un uovo di Pasqua. Non si tratta però di un uovo qualsiasi, ma del frutto di anni di perfezionamento della propria arte. È un oggetto dal valore inestimabile per complessità e materiali. All'apparenza sembra un uovo comune. Al suo interno, però, c'è una miniatura della corona imperiale fatta di diamanti, una collana con gioielli preziosi e altre miniature in oro che lasciano la zarina senza fiato. Il dono viene apprezzato al punto che Alessandro III fa di Fabergé il gioielliere reale e da quell'anno gli commissiona la creazione di altre uova. Nasce una nuova tradizione che arriva fino al 1917, l'anno in cui la decadenza della corte russa trova una tragica fine. Miniature del Cremlino incastonata di pietre preziose, scene della resurrezione e carrozze d'oro cesellato che escono da scrigni con meccanismi ingegnosi. Ogni nuovo pezzo supera lo sfarzo di quello precedente, in un'escalation di eccessi che porta il valore di questi oggetti a salire vertiginosamente. Presto, per emulare una frazione del prestigio reale, ricchi industriali e altri potenti commissionano alla casa Fabergé la creazione di uova analoghe, che però non arrivano mai a replicare il valore di quelle destinate alla famiglia Romanov. Questi oggetti diventano così famosi da ispirare la creazione di falsi o di copie che prendono il nome di Faux Berger. Le uova originali di Fabergé sono 50. Arriva il 1918, nasce l'Unione Sovietica e nel tumultuoso periodo di transizione succedono diverse cose. La bottega di Fabergé viene nazionalizzata e la famiglia di artigiani fugge all'estero. Il Cremlino vende diverse uova per ottenere valuta estera con cui oliare la macchina bellica della guerra civile ancora in atto. Diverse finiscono in collezioni private in cui rimangono tuttora, mentre la maggior parte di queste torna poi in possesso del governo sovietico, ma delle 50 uova originali solo 44 vengono rintracciate nella loro interezza. Il destino delle uova scomparse è ignoto. Si tratta di oggetti dal valore inestimabile che, se ritrovati oggi, avrebbero un prezzo stimato nell'ordine di decine di milioni di euro. Questi oggetti sono una parte di quanto resta di un'epoca andata, piena di segreti e contraddizioni. Che cosa ne è stato delle uova di Fabergé? Questa è una delle storie più tragiche del Giappone moderno. Verificatasi nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2000, non ha mai trovato un epilogo. Sono le 10:40 della mattina del 31 dicembre e Haruko, un'anziana signora del distretto di Setagaya a Tokyo, entra nella casa della figlia Yasuko. Qui compie una scoperta agghiacciante
che rimarrà con lei per il resto dei suoi giorni. Il corpo di Mikio Miyazawa, il marito della figlia, giace a terra senza vita. Esaminando il resto dell'abitazione, la donna trova la figlia Yasuko e i nipotini di 8 e 6 anni, Nina e Rei. Hanno tutti subito lo stesso destino del padre. La donna chiama le forze dell'ordine. L'indagine che ne segue trova elementi così inspiegabili da dare inizio a uno degli enigmi più assurdi della storia del Giappone. L'ora dei vari delitti viene ricondotta a una finestra di tempo tra le 23:30 e mezzanotte e 5 della notte precedente. L'aggressore è probabilmente entrato dalla finestra del bagno. Quello che però confonde gli agenti sono le tracce lasciate dal colpevole, il quale ha chiaramente trascorso diverse ore nell'abitazione dopo il fatto, mangiando gelato, usando uno dei computer della famiglia e bevendo diverse lattine di tè. Il dettaglio più assurdo però è il fatto che il colpevole ha defecato nel bagno dell'abitazione senza poi usare lo sciacquone, senza quindi preoccuparsi di lasciare tracce del proprio DNA nel processo. L'individuo ignoto è probabilmente rimasto ferito nella colluttazione e si è medicato con il kit di pronto soccorso della famiglia. Ha usato un assorbente per medicarsi un taglio, probabilmente alla mano, tecnica che lascia intravedere un addestramento militare. Questo individuo ha inoltre lasciato dietro di sé diversi oggetti dopo aver cercato qualcosa tra i documenti della famiglia. Si tratta di una sciarpa, un cappello e un marsupio. La scena è piena di impronte e tracce del DNA del colpevole, che però non fanno che ingarbugliare ancora di più la matassa. Gli investigatori analizzano gli elementi di prova e nel marsupio trovano tracce di sabbia di due posti molto diversi. Il primo è la Edwards Air Force Base in California e il secondo è un parco per skateboard in Giappone. Secondo gli inquirenti, all'epoca degli eventi, il colpevole aveva tra i 15 e i 22 anni, era un individuo maschile e aveva gruppo sanguigno A, trovato sulla scena e non compatibile con nessuno dei membri della famiglia Miyazawa. Secondo l'analisi del DNA, sembrerebbe inoltre avere un padre di origine asiatica, mentre la madre sarebbe di origine europea, con antenati provenienti da un paese affacciato sul mare Adriatico. Nonostante tutti questi indizi, il colpevole non è mai stato individuato, così come il movente di una simile tragedia. A oggi c'è ancora un premio di 20 milioni di yen per chiunque abbia informazioni sul caso. Chi è stato e perché? Questi erano alcuni dei misteri risolti che più mi incuriosiscono. Fatemi sapere se ne conoscevate già qualcuno o se vi ho fatto invece scoprire qualcosa di nuovo. Grazie ancora per tutto il supporto che mi state dando. Questo canale è frutto della mia passione e tutto l'aiuto che mi potete dare fa la differenza. Detto questo, vi lascio un saluto e al prossimo mistero.